Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video parleremo di due borse e ne approfitto anche per fare una specie di what's in my bag, visto che va molto fra le youtuber, molto, anche se non sto coi capelli così e non parlo molto English, ma sono italiana, meridionale, travestita da super figa nel corpo, cioè dentro di me mi sento molto snella. E niente, insomma, parleremo anche di quello che ho nella mia borsa, perché in realtà dovevo fare la recensione dopo l'uso di questa borsa e mi scoccio di svuotarla e la svuoto con voi, così ve la guardate, ve la subite e mi direte brava Ornella, bellissimo video, come fate sempre mettete un like. Detto questo, nell'intro, sperando che non sia scappato nessuno, ti ricordo che le mie recensioni non sono pagate da nessuno, mi compro le borsette da sola e nessuno mi paga per parlare bene o male di questi brand P-Quadro e My Choice. Sigla! Eccoci qui, come ti avevo promesso comincio subito a random a fare questa recensione, perché ti avviso che durerà un po' di più, però ti faccio vedere anche un pochino il caos che ho nella borsa e quante cose davvero porto con me, poi ne farò altri. Questo diciamo è nato dalla mia intenzione, come hai visto all'inizio, di non svuotare la borsa per fare il video. Denota sempre la mia voglia di fare attività fisica, insomma, che si vede, vedi? Detto questo, torniamo alle borse e ti parlo di My Choice, una borsa che ho utilizzato un bel po', senza infamia e senza lode, cioè devo essere sincera, probabilmente se dovessi risceglierla non riscegliere questi colori, questo tipo di prodotto. Le cose a favore di questa borsa sono che sono estremamente leggera, cioè una borsa estremamente leggera, perdona il non accoppiare l'articolo con il plurale e il singolare. La borsa è abbastanza leggera, anzi è molto leggera. La pochette l'ho utilizzata pochissimo perché è veramente piccola. La cosa che non ti ho fatto vedere l'altra volta probabilmente è che My Choice fa una sorta di certificazione della filiera del Made in Italy, in quanto dice dove produce la borsa, che non so se te l'ho raccontato nell'altro video, o meglio l'ho raccontato, magari è sfuggito. Loro hanno aperto una fabbrica, hanno aperto una fabbrica che prima semplicemente distribuivano, avevano degli artigiani esterni e facevano praticamente soltanto la fase di confezionamento interna, facevano taglio e confezionamento. Adesso hanno sviluppato anche una bella area produttiva nel Nolano, in tutta la zona dell'Interporto, e quindi ottima cosa, ottima iniziativa, d'applauso quella di scrivere dove si producono i prodotti finalmente. Dicevo, senza infamia e senza lode, probabilmente, come mi ha scritto qualcuna sotto il video, qualcuna di voi sotto il video proprio della recensione, che ti invito ad andare a guardare dopo che hai visto questo video, è anche un po' fuori dai miei canoni estetici, però ci sta bene. Borsa leggera, molto easy, brand che consiglio e che sta andando davvero davvero forte, quindi ripromuovo. Passiamo adesso al what's in my bag with costruisco anche frasi in inglese perché fa molto figo su YouTube, sto seguendo un po', è vero che non litigo con nessuno e voi mi perdonerete di questo, però sto imparando a essere youtuber vera. Passiamo a quest'altra borsa che pesa 1 quintale, quindi per farvi capire, questa è la borsa mia piena, a differenza di molti what's in my bag. Vedrete tanto caos, e nel frattempo vi faccio vedere insomma anche come si comporta questa borsa, che come al solito è molto più bella d'aspetto e quando la compro che poi per quello che ha, è estremamente funzionale, per il costo che ha ti dico già a priori che io la ripromuovo, però c'ha sti dettagli P-Quadro, tipo guarda qua dietro c'è
in pratica hanno tagliato un laterale da una fascia di pelle e quindi fa tutti questi difetti che non so se riesci a guardare, e ce l'ha tutto su questa fiancata che differisce anche poi cromaticamente nell'utilizzo da quest'altro lato. Piccoli dettagli che ti faccio vedere, tipo qui si sta spelusciando, non saprei, scotonando, come lo vogliamo chiamare, insomma ci sono dei piccoli cedimenti strutturali, ma niente più di tanto. La borsa però è iper funzionale e molto comoda. Nonostante lo strariempita, è pesante, ma è pesante che ti faccio vedere, ti comincio a far vedere cosa ho nella borsa. E a parte l'ordine, vorrei che si vedesse un attimino come faccio a trovare le cose. Lo so, come faccio a trovare le cose, infatti la sera è un dramma con borse della spesa. Caricabatterie, il cellulare ce l'ho qua perché stavo ricercando delle cose. Un'agenda, mi perdonerai se non ho un'agenda super fashion, iper, promesso che ne ho vista una che mi piace molto di più, in realtà insomma io la uso in maniera molto arcaica perché ho l'agenda sul cellulare, l'agenda sul computer, l'agenda questa qui, devo avere le cose ma mi dimentico, poi c'è l'agenda umana di ragazzi che collaborano con me che stanno: Ornella, sai, c'è una telefonata a mezzogiorno, sono dall'altro lato del mondo, ma c'era una telefonata e ce l'hai scritto là, non serve a niente, però questo chi lavora, mamma, lo capisce, insomma, un po' il caos è un po', come dire, il riempirsi di cose senza forse averne il tempo, che 24 ore non bastano. Non so se anche tu hai l'abitudine di poiché non butto le carte a terra, praticamente diventa anche cestino, poi mi dimentico di svuotarlo e quindi, vabbè, questo. Poi ho un libretto degli appunti, sì, tipo a scuola, in pratica, vabbè, tolto i post-it che dopo ti faccio vedere dove li metto, c'è scritto, non è che è pezzotto, sai che non compra sempre borse originali e fai appunti originali. C'ho gli appunti perché a volte mi capita di stare in treno da altre parti e sforno progetti almeno 3 o 4 al giorno, diciamo, quindi potrei essere, ma questo è tipico degli imprenditori che sfornano progetti, così passano le ore dietro a cose irrealizzabili, tipo cambiare il mondo, queste cose qua, insomma, salvaguardare l'Amazzonia, come evitare, insomma, che la gente compri borse contraffatte e quindi andare a capire la psicologia, insomma, tutte queste cose qua. Oppure mentre leggo i libri mi prendo degli appunti, degli spunti che poi non rileggo quasi mai, però mi serve per fissare l'argomento. Un altro caricabatterie, perché metti che perdi un caricabatterie o che devi caricare, che ne so, questo, e poi ti faccio vedere quell'altro che esce, assorbenti, uno scontrino, perché ovviamente sempre la questione del bidone della spazzatura, un altro scontrino, e abbiamo svuotato una prima tasca. Su questa tasca qui, dopo te la faccio vedere con la borsa vuota. Questa è la pochette che sto utilizzando da tantissimo tempo ed è una pochette di Mulac di cui ho fatto anche la recensione e ti invito ad andarla a guardare quando avrai voglia, tempo, modo, e sicuramente non prima che finisce questo video. Ti faccio vedere anche all'interno che cosa ho, non pagati tutti i prodotti, purtroppo nessuno mi regala niente, vedo canali di youtuber che parlano solo di roba che gli viene regalata e per cui vengono pagate, e io spendo tutti i soldi come li spendete voi, e quindi mi dovete seguire più di queste youtuber. È una protesta la mia. Vabbè, insomma, pennellini, anche perché non uso mai tutte queste cose, però alla fine adesso sto periodo sto usando tantissimo questi prodotti e mi ci trovo benissimo, ed è anche il rossetto, ve ne frega qualcosa che sto usando, vabbè, comunque insomma poi me lo chiedete e io ve lo dico. Fazzoletti di carta, questa crema mani perché non è figlia unica, questi occhiali che li utilizzo non da vista ma perché lo utilizzo come frontino, perché il frontino è troppo stretto, invece con gli occhiali fa molto più figo. Peccato che quando abbassi la testa poi se abbassi troppo cade, ma non ho l'abitudine di abbassare la testa e quindi cammino sempre così, però pure così cadono, vedi? Quindi insomma usiamo il frontino. C'è poi
il mio micro portafoglio, che se ricordi anche una borsa, era una borsa ma è diventato il mio portafoglio, quella di Ralph Lauren, che c'è la recensione, ero anche più giovane, meno bella perché ovviamente sto invecchiando bene. Poi ci sono le salviettine, la carta igienica, perché ovviamente insomma va in bagno mia figlia eccetera eccetera, vado un po' più veloce se no la finiamo più. Altra crema, le testo, poi un po' le perdo, un po' le regalo, quindi per questo ne ho diverse. Questa qui perché mi è venuto questo sfizio di comprare sto blush, non so come si chiama, il Fard, il famoso Fard, però fanno queste confezioni enormi e quindi insomma sono costretta a portarmi sta cosa di denti. Sì, che seguo gli youtuber, i make up tutorial eccetera eccetera. Poi le chiavi di casa. Vorrei che si notasse che sono il portachiavi è un residuo bellico. Qui c'era una micro borsa che, se la recupero te la faccio vedere, di Cuoieria Fiorentina, comprata nel negozio, mi ero comprata sto portachiavi, e poi è abbinato a un portachiavi che aveva una bambolina appesa che non c'è più, è morta, portata da Londra da un collaboratore mio di mio marito, e quindi così. Vuoi che finisce improvvisamente la carta igienica, devi usare le salviettine. Poi ho un'altra pochettina di cui ho fatto anche la recensione, sempre di Victoria's Secret, e qui dentro invece c'è qualcosa di un po' più, come dire, ludico, o comunque una combo, sempre che sono ordinatissima. Parto col dividere le cose, poi qua dentro doveva essere quella delle penne, gli evidenziatori, perché stai per strada, non ti evidenzi qualcosa. Però poi è diventata cosa per portare le mollette, vorrei far vedere, ragazzi, che eleganza. La corona comprata così, un confetto che penso non sia molto igienico, non ricordo quale matrimonio è, ma con lirio, e poi penne, matite, codini, un'altra mollettina. Questa penna a cui tengo tantissimo, un tempera matite, togliamo questa mollettina, un altro assorbente e poi monete, perché ovviamente non le mie cuffiette, perché io vivo insomma auricolare e tutto il resto, e infine davanti c'è carta d'identità che mi sono dimenticata di mettere a posto, e i post-it, perché stai per strada, uno ti chiede dai un post-it, però sono utili perché ci segno le cose. Insomma, c'era tutto sto ben di Dio qua dentro, per questo ti dico che la borsa regge bene, ed è una delle mie borse preferite in questo momento, proprio per tutti gli utilizzi che riesco a farne. Sul sito ci sono delle borse un po' più interessanti, magari mi sono fatta prendere un po' dall'impeto, un po' dal prezzo, e ho ricomprato una borsa chiara. Sotto ad esempio sta mantenendo benissimo, e ti posso assicurare che la sto devastando. Forse la prenderei in un altro colore, e magari anche di un altro modello non così secco e lungo, o perché sfigura vicino a me, che sono corta e chiatta, o perché sostanzialmente, tolta questa cretinata, le borse così mi piacciono, però cioè sempre perché preferisco un po' più quelle rettangolari, come ti ho spiegato in altri video. Insomma, con questa bancarella, venghino signori venghino, prodotti che ho tutti comprati e nessuno mi ha regalato niente, neanche mio marito. Ti invito a scrivermi qui sotto, è un richiamo a mio marito che mi fa un po' di regali da un po' di tempo. Marito caro, mi raccomando, le mie amiche ora ti diranno tutte quante che è un peccato avere una moglie così bella e intelligente e non farle dei regali. Con questa, come dire, con questa call to action a mio marito ti lascio. Ti invito a scrivere qua sotto che borse usi, quante cose ci metti dentro, se ti piace questo tipo di video, insomma dammi supporto, dimmi cosa ne pensi, e grazie di avermi seguito fino adesso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.